Sapevate che ho scritto e pubblicato non uno bensì due libri? Entrambi di tipo di scientifico divulgativo sulla paleontologia. Il primo è sui dinosauri, come sono nati, si sono evoluti e diventati padroni del mondo, fino ad estinguersi. E poi ci saranno altre chicche, come ad esempio il grande pubblico ha percepito questi colossi. E il libro si chiama Dinosauri, un'evoluzione storica, naturale e culturale. Ed è in due lingue, italiano e spagnolo. Il secondo libro tratta su come scavare i vertebrati fossili, dallo scavo al laboratorio, con varie tecniche e strumentazioni da utilizzare e la burocrazia necessaria, fino ad arrivare al museo, per essere ammirati dal grande pubblico. E questo libro si chiama Come scavare vertebrati fossili, manuali di istruzioni. Entrambi potete trovarli su Amazon. Link in descrizione. La Terra è un pianeta dinamico. Sotto la superficie su cui camminiamo esiste un mondo in continuo movimento fatto di calore, pressione e roccia fusa, il magma. Questo materiale, che si forma a grandi profondità, tenta costantemente di risalire verso la superficie. A volte ci riesce, dando origine ai vulcani e alle eruzioni. Altre volte rimane intrappolato nella crosta terrestre, raffreddandosi lentamente e formando strutture nascoste che non vediamo, ma che costituiscono gran parte delle fondamenta dei continenti. In questa puntata esploreremo i corpi ignei, cioè le formazioni rocciose che si originano dal raffreddamento del magma. Vedremo la differenza tra corpi intrusivi e corpi effusivi, come si formano, quali sono le loro caratteristiche e che ruolo hanno nella storia geologica del nostro pianeta. Con il termine corpi ignei si indicano tutte le masse di roccia che derivano dalla solidificazione del magma o della lava. Queste rocce si formano in due ambienti diversi. Sotto la superficie della crosta terrestre diventano rocce magmatiche intrusive, mentre in superficie, dopo un'eruzione, si convertono in rocce magmatiche effusive. La differenza fondamentale tra questi due tipi non è tanto nella composizione di partenza, ma nella velocità di raffreddamento. Quando il magma resta sottoterra, è circondato da rocce calde e si raffredda lentamente. Questo permette ai minerali di organizzarsi e formare cristalli grandi e visibili, mentre in superficie la lava viene a contatto con l'aria o con l'acqua e si raffredda molto rapidamente, formando cristalli piccolissimi, a volte invisibili a occhio nudo. I corpi ignei intrusivi, chiamati anche plutonici, si formano quando il magma riesce a risalire dal mantello, ma non arriva in superficie. Rimane intrappolato nella crosta terrestre e si solidifica lentamente, anche nel corso di milioni di anni. In base alla morfologia, alle dimensioni ed alle relazioni con le rocce circostanti, le rocce plutoniche si possono suddividere in diversi tipi. Partiamo dai batoliti. I batoliti sono le più grandi strutture magmatiche intrusive e costituite prevalentemente da graniti e granodioriti. Si tratta di enormi masse di roccia solidificata, con forme irregolari, che possono estendersi per centinaia di chilometri. Sono così vasti da poter costituire il cuore di intere catene montuose. Molte montagne che oggi vediamo non sono altro che antichissimi batoliti messi a nudo dall'erosione nel corso di milioni di anni. Esempi di questo tipo li troviamo con il Monte Abu in India
e il Monte Whitney, Half Dome e El Capitan, che sono dei picchi che fanno parte del Batolite della Sierra Nevada, un gruppo montuoso situato in California negli Stati Uniti. Gli stock sono simili ai batoliti, ma di dimensioni inferiori. Rappresentano porzioni di magma solidificato più piccole, ma che condividono lo stesso processo di raffreddamento lento, profondità e struttura massiccia. I dicchi, o dighe, sono strutture verticali o inclinate di roccia magmatica che si formano quando il magma risale attraverso fratture e crepe nella crosta terrestre, solidificandosi al loro interno. Si presentano come vere e proprie vene di roccia diversa che attraversano quella circostante. Gli stock sono simili ai batoliti, ma di dimensioni inferiori. Rappresentano porzioni di magma solidificato più piccole, ma che condividono lo stesso processo di raffreddamento lento, profondità e struttura massiccia. I dicchi, o dighe, sono strutture verticali o inclinate di roccia magmatica che si formano quando il magma risale attraverso fratture e crepe nella crosta terrestre, solidificandosi al loro interno. Si presentano come vere e proprie vene di roccia diversa che attraversano quella circostante. I sil sono simili ai dicchi, ma invece di attraversare gli strati rocciosi in verticale, si insinuano orizzontalmente tra uno strato e l'altro. Questo accade quando il magma trova una zona più debole e si diffonde lateralmente, creando una sorta di lastra magmatica. I lacoliti si formano quando il magma, incastrato tra due strati di roccia, soprattutto sedimentaria, spinge verso l'alto quello superiore, creando una struttura a cupola o a fungo. È come se il magma sollevasse il terreno dall'interno, senza riuscire a romperlo, dando origine a colline e rilievi arrotondati. Su questo tipo di strutture geologiche possiamo fare due esempi. La prima è la Torre del Diavolo nel Wyoming, negli Stati Uniti, e i colli euganei situati nella regione del Veneto in Italia. I coni vulcanici sono la classica forma a montagna dei vulcani. Si formano dall'accumulo progressivo di lava, ceneri, lapilli e altri materiali emessi durante le eruzioni. A volte a causa delle eruzioni, i coni possono collassare e assumere un profilo e una forma irregolare. Le cupole laviche si formano quando la lava è molto densa e non riesce a scorrere. Invece di espandersi, si accumula attorno al punto di emissione, creando una struttura rigonfia e instabile. Durante le eruzioni esplosive, il magma viene frammentato e lanciato in aria sotto forma di ceneri, lapilli e bombe vulcaniche. Questi materiali possono depositarsi al suolo o essere trasportati per chilometri dal vento. Anche se hanno la stessa origine, i corpi intrusivi ed effusivi raccontano due storie completamente diverse. È la dimostrazione di come la stessa materia, sottoposta a condizioni diverse, possa creare paesaggi completamente differenti. I corpi ignei hanno avuto e continuano ad avere un ruolo chiave nella formazione della crosta terrestre. Hanno contribuito alla nascita delle catene montuose, alla creazione dei continenti e alla diversità delle rocce presenti sulla Terra. Inoltre molti minerali e metalli che utilizziamo ogni giorno come rame, oro e ferro sono associati a processi magmatici antichi, spesso legati a grandi intrusioni sotterranee.
Sotto i nostri piedi esistono strutture immense, invisibili ma fondamentali, nate da un magma che non ha mai visto la luce del sole. Sopra di noi si trovano invece le cicatrici e le creazioni delle eruzioni, vulcani, pianure laviche, isole e montagne. I corpi ignei sono la prova tangibile che il nostro pianeta è vivo, in continua trasformazione, e che anche ciò che non vediamo contribuisce a modellare il mondo in cui viviamo. Comprendere questi processi significa comprendere la storia più profonda della Terra, e questa storia è scritta nella roccia. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.